Allora, adesso vogliamo andare a fare una chiusura. Farò una chiusura abbastanza semplice, un classico. A me però questa chiusura, devo dire, piace moltissimo. Allora, per prima cosa voglio andare a prendere, mi servono 3 codini di cannucce per mettere i segni. Uno l'ho trovato, uno non l'ho trovato, sacrifico questa qui, così. In realtà mi sono rimaste ancora un po' di cannucce, quindi potrei andare ancora un po' avanti, però non voglio rischiare. Poi tutto sommato devo dirvi la verità che la proporzione non è malaccio, e se arrivassi come previsto a 10 secondo me sarebbe anche troppo alto. Allora dicevo, sacrifichiamo questa cannuccia qua, quindi abbiamo bisogno di 3 pezzettini di cannucce. Proviamo a spostarmi di qua. Allora ricominciamo, scusatemi, sto prendendo un po' di misure delle lunghezze che mi servono per i montanti per fare questa chiusura. Allora parto con il primo così, poi questo lo incastriamo qua, scendo di fianco così, prendo quest'altro, lo metto intorno all'altro montante e scendo a fianco. 1 2 3. Adesso in teoria con questo primo cannuccia mi vado a portare dietro al montante, scendo con questo montante, mi vado ad affiancare così e vado a tagliare questa che era al limite. Ora vado a prendere, un attimo che guardo questo, e faccio la stessa cosa e vado dietro al montante, scendo con questo montante, mi affianco e taglio. Ora, allora, 1 2, dovrei prendere questa cannuccia che come vedete non mi basta perché non ci arrivo, quindi faccio una pausa un attimo, prendo una mollettina che così fermo il tutto prima che succeda qualcosa e ci ricordiamo che eravamo lì. Devo andare ad allungare praticamente questo montante perché non mi basta. Non si dovrebbero mai fare queste cose, si dovrebbe sostituire alla fine per bene tutti i montanti in maniera da averli tutti uguali per bene e poi si lavora. Quindi non fate come me. Quindi questo qua, oltretutto adesso fare questa sostituzione qua è abbastanza difficile, ma ce la posso fare. Allora aspettiamo che la colla faccia un pelino di presa, poi questo lo lascio così lungo tanto che poi dopo lo taglio in corso d'opera. Quindi eravamo scesi, con questo salgo, mi porto dietro al tessitore, scendo, mi affianco con il montante e taglio.
Ho la stessa problematica con questo. Scendo con il montante e mi affianco e taglio. Vedete, nessuno sarà sufficiente per poter lavorare bene. Quindi questo lo faccio per buono perché mi ci arriva il pelo e scendo. Quindi questo vi dice che è sempre meglio andare a sostituire alla fine i montanti. Allora, salgo, vado dietro, scendo e scendo con il montante. E taglio. Salgo, scendo e taglio. E poi adesso sono tutti da sostituire. Allora, vedete com'è carina questa chiusura? Vi piace? Ce ne deve essere ancora una qua da fare. Sono stancata, per cui adesso vado a sostituire queste qua, visto che qua ne ho tante lunghe, inutile che sto a scemunirmi così. Quindi io faccio la cosa furba così, uno, poi qua ne ho una da aggiungere sicuramente. Quindi scendo, eravamo rimasti, scendo, taglio, salgo, scendo, e taglio,
Ok, quindi adesso che va tutto bene posso farvi vedere anche meglio com'è il lavoro. Ok, quindi abbiamo detto andiamo dietro, scendo con questo montante, scendo giù e vado ad affiancare quest'altra cannuccia. E vado a tagliare sempre quella interna e la taglio il più a filo possibile. Poi prendo la prima, abbiamo sempre, vedete, 3, adesso che ho anche i montanti messi meglio posso anche spiegare meglio. Ho sempre 3 cannucce, la prima lavora, passa sulle 2 successive, va dietro al montante, scende questo montante e va ad affiancarsi e taglio sempre quella interna. Vediamo se riesco a farvi vedere un pochino più da vicino, senza esagerare. Forse così si vede un pochino più da vicino, quindi, però si vede anche un po' sfocato, non so, adesso aspetto, un attimo che così vediamo se si vede. Allora, qua abbiamo fatto il taglio, abbiamo le 3 cannucce, prendo la prima, la passo sopra le 2 e vado dietro al montante. Scendo con questo montante qua e mi vado ad affiancare a quell'altra cannuccia. E taglio questa interna. Ho voluto provare a far vedere se con un'inquadratura più da vicino si capiva meglio, però non lo so. Adesso torniamo su e vado avanti. Salgo, scendo e taglio, salgo, scendo e taglio, e adesso ci concentriamo un attimo. C'è questa prima parte qui, 1 2 3 4, sono 4, quindi con questa prima cannuccia prima mi vado a inserire qua, così, cioè, sapevo io che si staccava, ma non mi interessa perché sono già arrivato dove dovevo arrivare, anzi la posso anche togliere. Con questa, quella che normalmente scende e si affianca, vado a inserirmi qua. Vedete che ho ripreso l'intreccio? Bene, adesso andiamo dove ho questi 3 codini, quindi la prima qua
Allora, i miei 3 tessitori qui, in realtà non sono tessitori, ormai sono tessitori, ma prima erano montanti. La prima deve andarsi a inserire in questo punto, quindi io non faccio altro che andare a sfilare questo codino sapendo che questo si deve inserire qua. Se li avessi messi di colori diversi, forse potevate capire meglio. Lo faccio subito, guardate, ecco, ho trovato questa cosa qua di colore diverso, ok? Quindi praticamente al posto di questa, quindi questa cannuccia mi fa le veci di questa, quindi io questo pezzettino lo tolgo e mi vado ad inserire qua. Ci siamo? Idem con quella successiva, che si va a inserire al posto di questo. Quindi io la tolgo un attimo e metto quell'altro per farvi vedere, perché altrimenti non si vede. Ecco, io ho questa cannuccia qua, quindi quando andrete a fare questo lavoro all'inizio magari ricordatevi per comodità di metterle anche di colori diversi, così vi è più facile. E quindi io con questa prima cannuccia questa volta mi devo andare a inserire esattamente qua, quindi assolutamente seguiamo la stessa identica posizione, perché poi riprendere il giro non è facile, eh? Vedete che sto procedendo con la chiusura degli intrecci in maniera corretta, si vede molto bene qua. A questo punto abbiamo quest'altra ultima cannuccia dove dovrò andare a inserirmi con questa, quindi seguiamo esattamente il punto dove si infila quella lì, usciamo nello stesso punto davanti, ok, e vedete che io ho esattamente terminato in modo corretto tutta, in maniera anche abbastanza semplice, se posso dire, tutta la mia chiusura. Che bello questo rumore, sentite? Ok, adesso non possiamo fare altro che andare a fare alcune sistemazioni, così schiacciare. Possiamo andare questo codino qua ad inserirlo da qualche parte qua e a magari chiuderlo dall'interno, così poi non si vedrà che era questo, era il tessitore che c'era rimasto, perché altrimenti ci rimane il buco e non mi piace affatto a me che rimanga il buco, quindi preferisco magari andarli a inserire, a coprire qualcosa piuttosto che ok, e poi lo vado a tagliare. Poteva essere anche tagliato un po' più piccolino magari, così, ok, così lo posso inserire praticamente qua dentro. È sempre bene cercare di andare a nascondere tutte le varie giunture, ok. Bene. E idem faremo per queste qua, che dovremo andarle a tagliare tutti e tre, perché vedete che questi qua sono praticamente quelli che normalmente si bloccano dentro. Tiro un po' e taglio. Ecco fatto.
E niente, abbiamo fatto il cestino in giornata. Io non so, spero che vi sia piaciuta questa diretta un po' anche un po' strampalata, ma questo è il bello della diretta. E per chi si è collegato adesso, sappiate che ci sono tutti i video che rimangono per 30 giorni sul gruppo. E comunque io adesso li ho già tutti scaricati questi video e li monterò, magari li metto sul canale YouTube, così se lo volete guardare con vostro comodo rimane fatto. E ci sono alcune cosine che sono da ritoccare qua sul fondo, perché a forza di strisciare è successo questo, però insomma mi sembra un oggettino carino. Può essere anche una cosa per il bagno, per adesso che arriva Pasqua si può eventualmente anche fare un manico diverso, eccetera. Comunque, tutto sommato, nonostante non sono arrivata ai 10 centimetri, ci siamo comunque abbastanza vicini, perché siamo comunque un 8 centimetri, quindi mancano 2 centimetri. Le conto, vi so dire quante ne sono rimaste. In realtà potrebbe anche essere che ci scappa un manico o qualcosa, non lo so. Secondo me è molto bellino così, forse lo metterò in bagno, guarda, penso proprio che così azzurrino in bagno con, non so, una sua cremina eccetera fa la sua figura, insomma. Un caro abbraccio a tutte, ciao ciao.